in collaborazione con Val di Fiemme, Dolomiti Super Ski, Val di Sole, Funivie Folgarida e Marilleva, Madonna di Campiglio, Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Mobone al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo. Puntata questa tutta dedicata alla Coppa del Mondo di combinata nordica qui dalla bellissima Val di Fiemme. Andiamo a vedere lo spettacolo di questo grande evento che sarà disciplina olimpica a Pechino 2022 e poi soprattutto Milano Cortina 2026. Le prove di sci nordica e combinata nordica si disputeranno qui nella bellissima Val di Fiemme, quindi mi raccomando, sciate con noi. Una bella spolverata di neve in Val di Fiemme regala immagini ancora più accattivanti dello stadio del Salto di Predazzo e del centro del fondo di Lago di Tesero, teatro delle gare di Coppa del Mondo di combinata nordica, tra le gare più attese della stagione. Nella vallata trentina l'attenzione per la combinata nordica è sempre stata forte in occasione dei 3 campionati mondiali 1991, 2003 e 2013, ma soprattutto con un calendario che da anni propone le gare di Coppa tra Predazzo e il Lago di Tesero. Quest'anno, prima di una sospensione di 2 anni dovuta all'ammodernamento dei 2 trampolini in vista delle Olimpiadi 2026, la Val di Fiemme propone il debutto in Italia della Coppa del Mondo femminile, ma soprattutto la prima volta in Coppa del Mondo della gara Mixed Team, 2 maschi e 2 femmine per nazione a sommare i tempi dopo il salto a Predazzo con la gara di fondo al Lago di Tesero. Sì, dobbiamo dire che la nostra valle da questo punto di vista è una valle che ormai ha una grande esperienza in questo tipo di eventi e quindi abbiamo avuto la fortuna adesso di queste bellissime giornate con queste gare di Coppa del Mondo e di combinata nordica e ci servono anche perché siamo ormai proiettati nel grande evento del 2026 e quindi tutto aiuta per fare esperienza e per arrivare pronti all'appuntamento. Questo dobbiamo dare grande merito alla Nordic e anche a tutti i volontari, anche ai nostri collaboratori del comune di Predazzo, perché devo dire che quando ci sono questi appuntamenti ognuno dà il massimo, ecco, per far fare bella figura alla valle, quindi da questo punto di vista veramente un grazie a tutti. Sicuramente oggi l'aspetto positivo è dato appunto dallo scenario che noi possiamo offrire ai nostri ospiti, ai nostri atleti e a tutti gli spettatori che possono cogliere insomma la bellezza delle nostre Dolomiti e dei nostri territori. L'organizzazione ottima, bisogna dire che tutta l'organizzazione insieme a tutti i volontari che in questo momento danno la loro disponibilità affinché gli eventi possano riuscire al meglio proprio per l'amore del territorio, l'amore dello sport e questa grande cultura che ci contraddistingue e che ci rende forti anche in vista dell'evento Olimpiadi 2026, su cui tutte le istituzioni sono vicine e stanno lavorando per poter offrire non solo al nostro territorio trentino ma anche alla nostra nazione, essere orgoglio della nazione e portare alla luce di tutto il mondo quello che noi riusciamo a fare, quindi con la grande forza di istituzioni, delle organizzazioni e dei volontari, cuore di queste manifestazioni.
Le Olimpiadi 2026 saranno all'insegna della sostenibilità. Le strutture saranno utilizzate anche una volta finite le Olimpiadi per le gare di Coppa del Mondo e per lo sport giovanile. L'obiettivo del nostro progetto olimpico e paralimpico non è il mese di gare del febbraio e del marzo 2026, ma è di costruire un percorso e quindi tutti gli eventi che noi faremo in funzione delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi saranno un passaggio chiave, quelli prima e quelli dopo, nel senso che il progetto vuole da una parte andare a costruire una cultura, una storia e un'expertise di grandi eventi internazionali e qui utilizzeremo ovviamente le competenze che in Fiemme sono molto presenti, ma l'obiettivo è anche quello di, grazie alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi, dimostrare al mondo che le nostre Alpi possono essere il teatro perfetto sia per la parte turistica che per la parte agonistica e quindi di aumentare sempre di più quelli che sono i grandi eventi internazionali nelle nostre Dolomiti. Ma direi che la chiave del successo della candidatura italiana è stata proprio il fatto di andare a cercare, anziché un'unica località dove andare a concentrare tutte le manifestazioni sportive, che anche nei giochi invernali sono completamente diverse, andare invece a cercare tutti i centri in cui queste competenze ci sono già. Abbiamo presentato una candidatura, anzi hanno presentato una candidatura perché io non c'ero ancora, ma che ha avuto l'intelligenza di mettere insieme Anterselva e Bormio, di mettere insieme Fiemme e Cortina, di mettere insieme Milano e Verona, di mettere insieme Livigno e insomma tutte le località che hanno già dimostrato di poter ospitare degli eventi a livello internazionale. E questa è veramente la nuova strada dei giochi invernali, perché in questa maniera si riescono a organizzare dei giochi sostenibili e riescono a lasciare una legacy, un'eredità che poi si ritrovano anche tutti i giovani di oggi che un domani potranno assistere e magari competere in questi eventi. Nella prima giornata di gare si è svolta la gara Mixed Team, staffetta a squadre con 2 uomini e 2 donne. Nel salto domina la Norvegia, che dà un chiaro segnale di superiorità. Un successo per nulla scontato nella prima parte di gara, perché l'Austria si è fatta davvero minacciosa, soprattutto con la Slanik. Yoshito Watabe ha realizzato il miglior salto in assoluto, con 101,50 m, ma sia il fratello Akito che la performante Yuna Kasai hanno portato molto vicino la squadra giapponese agli austriaci. Sesta l'Italia a 56 secondi. Nel fondo la Norvegia con Grabak gestisce bene il vantaggio. L'Austria con Greider tiene la posizione. La Germania con Weber sembra accontentarsi del bronzo. L'Italia conclude quinta dietro il Giappone dopo una buona performance, in particolare di Veronica Giammoena e Alessandro Pittin. Diciamo che siamo una bella squadra, è bello fare le gare miste, è anche bello che adesso nel circuito ci siano queste possibilità e questi eventi. E le donne sicuramente sono il nostro treno perché sono più forti di noi, e sicuramente nel loro circuito loro sono molto più avanti, sono molto più competitive e noi siamo ancora lì che lottiamo per galleggiare, quindi brave loro e noi ci siamo difesi. Sì, allora questa mattina è andata molto bene sul trampolino per quanto mi riguarda, ho fatto uno dei salti migliori di tutto il weekend e quindi sono molto contenta. E qui oggi a Lagos sulla pista da fondo è una pista dura si sa, però ho provato a fare il meglio di me stessa e è andata abbastanza bene, domani cercherò di fare ancora meglio. Sicuramente l'emozione di giocare in casa ha giocato anche quella la sua parte. Abbiamo messo tutti in campo il nostro meglio e quindi penso che possiamo essere soddisfatti. Ci sarà da lavorare, dopo vedremo insieme ognuno i punti che può migliorare, però non ci possiamo lamentare. Bello fare la prima mixed team in Coppa del Mondo, una bella esperienza, penso una bella gara. Peccato perché comunque non abbiamo saltato, almeno io sicuramente non ho saltato come posso saltare. Peccato perché comunque, ripeto, è una bella gara, con 2 maschi e 2 donne, insomma si mischiano un po' le carte, quindi potevamo essere un po' più vicini, magari lottare per
per il quarto posto col Giappone. Presente alle gare anche la consigliere della Federazione Italiana Sport Invernali, l'olimpionica Gabriella Paruzzi. Chiaramente abbiamo ancora un po' di anni davanti, quindi quando devi organizzare e soprattutto sviluppare determinate aree, che non credo sia il caso proprio della Val di Fiemme, perché ormai siete un comitato organizzatore ben collaudato, bisogna investire dove si deve ancora crescere e dove si può ancora migliorare. So che è stato qui una parte della delegazione proprio in visita per quanto riguarda il sito olimpico, che sarà appunto sede delle gare di salto combinata e fondo proprio qui in Val di Fiemme. Credo che con orgoglio possiate essere felici di poter dimostrare il vostro valore, le vostre capacità e soprattutto una cosa che vi invidiano molti i vostri volontari, che sono un valore aggiunto a tutti gli eventi sportivi che in genere vengono organizzati. L'auspicio è che un evento così importante possa avvicinare tanti ragazzi a diventare, diciamo così, degli sportivi. Non sempre devono diventare per forza degli atleti, ma l'amore verso lo sport a 360 gradi, quindi da quello che è la parte estiva, quindi per avvicinarsi al mondo invernale, a quello che è invece il nostro mondo, che appunto sono le discipline nordiche o comunque alpine. È un obiettivo sicuramente, speriamo di riuscire a centrarlo, anche perché non è facile, stiamo vivendo in un momento storico molto difficile, dove anche l'attività diventa un po' più complicata rispetto a prima, però un evento così importante come l'Olimpiade, vissuto a casa nostra, non può che far del bene per quanto riguarda l'avvicinamento dei giovani verso lo sport. Nella seconda giornata di gara, la Gundes maschile è stata vinta dall'austriaco Lamparter, davanti ai tedeschi Geiger e Frenzel. Migliore degli azzurri Raffaele Buzzi, 27esimo. La sensazione sicuramente era migliore, sono riuscito a gestirmi meglio, il gruppo mi ha aiutato perché comunque da solo avrei fatto molta più fatica, quindi meglio del previsto fisicamente e speriamo domani sia ancora meglio. Diciamo che per domani non mi aspetto niente, vediamo cosa succede, sarà una sorpresa. Grandi aspettative per le Olimpiadi 2026 anche da parte di Tito Giovannini, nominato da poco rappresentante del Trentino all'interno della Fondazione Milano Cortina 2026, forte della sua lunga esperienza nel settore dell'industria dello sport. Sì, io ho avuto la fortuna di essere qua nel 91 per il primo campionato del mondo e poi aver vissuto indirettamente con un altro ruolo anche le edizioni future del 2003 e del 2013. Oggi questo progetto entusiasmante del 2026 porterà Fiemme a fare un ulteriore salto di qualità fino al top dei top delle manifestazioni sportive. Quello che è importante è che il 2026 sarà un punto importantissimo, ma di transito verso un futuro che sarà sempre migliore. I lavori devono partire per quanto riguarda gli impianti, soprattutto il trampolino, lo stadio del salto di Predazzo, in tempi molto rapidi. L'obiettivo è di essere pronti per i test preolimpici il prima possibile. L'obiettivo è di realizzare uno strumento, uno stadio del salto all'altezza di quanto è stato fatto nel 90 per i successivi eventi che si sono succeduti in questi ultimi 30 anni, pensando sempre non solo alle Olimpiadi ma anche al dopo. Noi siamo tranquilli, i tempi devono essere rispettati, ma non abbiamo tempo da perdere. Concluse le gare di Coppa del Mondo, i trampolini verranno poi completamente rinnovati per accogliere al meglio le Olimpiadi 2026. Queste, se non ci sono cambiamenti di programma, saranno le ultime gare, perché poi questi trampolini dovranno essere oggetto di un'importante ristrutturazione, quindi non possiamo rischiare di non essere pronti già per il 2025 e quindi già un anno prima, insomma, tutto deve essere a posto, quindi adesso subito dopo queste gare inizieremo, una volta approvati i progetti definitivi, inizieremo con i lavori veri e propri di demolizione e ricostruzione degli impianti.
Sì, l'evento olimpico dovrebbe portare anche un'eredità olimpica a tutta la valle, anche in termini di tecnologie, di infrastrutture, e la fibra è sicuramente uno di questi. Oltretutto vedo che è anche uno dei temi oggetto anche del PNRR nazionale, quindi su questo si punterà molto perché sarà il futuro. La prima gara italiana della Coppa del Mondo femminile si conclude con degli ottimi risultati per le trentini, Sief e Gian Moena. Sono abbastanza contenta della mia gara, non al 100%, sugli sci è andata abbastanza bene, poteva andare un pelo meglio, il distacco rispetto alle prime era abbastanza tanto. Sul trampolino penso di aver fatto un bel salto, purtroppo mi sono un po' scomposta e ho perso un po' di aerodinamicità, però è stata una buona misura, un po' pasticciata nell'atterraggio, però abbastanza bene, dai. Da parte mia no, non sono una ragazza che si emoziona per queste cose, una gara vale l'altra, non importa sia in casa o no, e niente, quello non penso sia stato un fattore che mi ha... Ci andremo qui nel 2026 e i trampolini saranno nuovi, quindi con il nuovo profilo che è un po' più facile e adatto alle mie caratteristiche. E sì, nel 2026 ci ripenseremo e intanto mi alleno giorno dopo giorno per arrivare ad essere sempre più forte. Sì, non avevo niente da perdere, dopo la gara di stamattina ho pensato solo a far divertire, a divertirmi e ci sono riuscita. Quando ho visto il semaforo verde ho pensato solo di essere sulla luna e di godermi questo volo. Siamo felici, abbiamo fatto vedere che l'Italia c'è, che ci crediamo, stiamo lavorando bene e siamo una squadra unita e questo fa un grande risultato. Concluse le gare, trapela grande soddisfazione da parte degli organizzatori che, come sempre, ringraziano tutti i volontari per il fondamentale supporto. Ce l'abbiamo fatta anche questa volta, stiamo assistendo adesso all'ultima partenza della combinata nordica e una bella soddisfazione soprattutto per la nostra collaborazione di tutti i nostri volontari che anche in questa occasione si sono dimostrati molto disponibili, corretti, tutti con la mascherina, che avevamo logicamente non consigliato, obbligato, perché è giusto che sia così per la nostra sicurezza, e abbiamo portato a termine questo giro raggiungendo la bellezza di 390 gare di Coppa del Mondo fatte qui in Val di Fiemme, quindi penso che sia un record assoluto a livello mondiale e ci dà sicuramente, ci inorgoglisce veramente tanto. Noi abbiamo sul campo gare fra Lago di Tesero, centro del fondo, e i trampolini circa 600 volontari. Abbiamo avuto delle defezioni iniziali ovviamente, perché tra chi magari non è convinto di fare il vaccino, tra chi purtroppo ha beccato questa malattia, abbiamo avuto circa un 5-6% di defezione, non tantissime, quindi siamo riusciti comunque a contenerle e abbiamo comunque portato a termine questa bellissima manifestazione. Sì, ci tengo anche a ringraziare tutti questi collaboratori, chiamiamoli esterni, ma comunque sono coinvolti direttamente, le forze di polizia, che ci danno sempre una mano, presenti, e in questo caso qua particolare del Covid ancora di più. Noi in questa occasione abbiamo dovuto predisporre un nostro servizio di sicurezza per quanto riguarda le entrate degli stadi, dove si controllava il Super Green Pass, e quindi una ragione di più per ringraziare tutti questi personaggi.
Noi è sempre una grande occasione perché collaboriamo a tutti i livelli, sia come compagine sportive e quindi gli atleti si stanno preparando anche a quello che sono gli altri eventi internazionali che si stanno approssimando con il nuovo anno, ma anche come servizi sia per quanto riguarda la sicurezza e la prevenzione come Polizia di Stato, quindi abbiamo la doppia anima, il doppio DNA e partecipiamo con grande entusiasmo anche a tutto quello che sono le compagini del volontariato, dell'organizzazione, dei comitati da Val di Fiemme, da Val di Fassa e siamo sempre presenti e contenti di partecipare. La scuola alpina ha a disposizione tecnici che contribuiscono alla preparazione delle piste, all'assistenza degli atleti e anche come scuola di formazione del soccorso alpino della Guardia di Finanza contribuisce alla sicurezza tecnica di tutto il compendio sportivo dove avvengono questi bellissimi eventi qui a Lago e ovviamente anche in tutta la Val di Fiemme. Beh, direi che è stata una settimana molto impegnativa, ma è andata super bene. Abbiamo avuto delle giornate fantastiche, specialmente col Tour de Ski, ma anche con la combinata nordica. Penso che sia stato fatto un ottimo lavoro, sia da parte di tutti i volontari che del comitato organizzatore. Tra qui e il 2026 c'è tantissimo lavoro da fare e penso che quello sui volontari sia molto importante e indispensabile perché saranno loro la cartolina della Val di Fiemme, non solo le piste, l'ambiente, ma soprattutto i volontari con il loro savoir-faire che possono veramente aiutare tutti i turisti che arriveranno per quell'evento. Allora, per quanto riguarda le piste, questa primavera arriverà per la prima volta un'ispezione della FIS dove valuteranno le proposte che sono state fatte. Bene o male le abbiamo già concordate da 1 anno e mezzo, di conseguenza c'è solo la parte diciamo burocratica. Per il resto è una progettazione normale dove sarà molto impegnativa sia da parte del comune di Tesero che della provincia e di Trentino Sviluppo che si occupa di tutta la progettazione. Diciamo che sì, quest'anno è stata veramente impegnativa, sia per il fatto che abbiamo avuto il Tour de Ski e la combinata nordica in una sola settimana, quindi già questo ha impegnato tantissimo tutti noi, fin dal comitato organizzatore fino all'ultimo dei volontari, ma soprattutto per questa situazione di pandemia. La FIS aveva imposto un suo protocollo, ma noi abbiamo preferito seguire quello nazionale imposto dal Ministero perché era più restrittivo e sinceramente è giusto far sì che le gare di Coppa del Mondo possano avere luogo, ma molto più importante è la salute della nazione. Allora noi abbiamo fatto proprio al termine di questa gara una riunione con lo staff dirigenziale della FIS per la combinata nordica e il nostro intento, visto che appunto il centro del salto sarà inagibile per essere rimodernato, cercheremo nel limite del possibile di poter salvaguardare l'attività sui trampolini scuola e sul trampolino HS66, chiedendo magari la possibilità di avere qualche gara internazionale FIS, proprio per dar modo comunque ai nostri volontari e allo staff di tenersi in attività ed essere sempre pronto ad ogni evenienza, come devo dire si è dimostrato in questo caso. Tutti hanno collaborato, hanno dato il massimo e questo ha fatto sì che le gare si siano svolte nel migliore dei modi, appunto ricevendo i complimenti di tutti. A Sport Outdoor TV guardateci quest'inverno perché ne vedremo delle belle. Road to Fiemme 2026. Madonna di Campiglio. È arrivato l'inverno ed è arrivata la neve. È tempo di Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Le più belle località del Trentino ti aspettano per una stagione invernale indimenticabile, ricca di novità e tanto divertimento sulle piste da sci. Le località del consorzio Schirama Dolomiti ti aspettano. Val di Fiemme, funivie Folgarida e Marilleva. Salice, fatti di sport. Val di Sole, Paganella Ski. Guarda, qui la natura ti riempie gli occhi di meraviglia. Vola. Qui torni a sentirti leggero, torni a sentirti libero. Scopri. Qui
l'inverno è pieno di calore, quello delle chiacchiere degli amici, quello del silenzio ovattato del relax. Respira, sei in Trentino. Ponte di legno tonale. Peio. Dolomiti Super Ski. Per te che ami natura, sport e relax, la neve ha il gusto dell'inverno in Piemonte. Dalle Alpi Marittime al Monviso, tra valli olimpiche e Monte Rosa, sulle cime biellesi e dei laghi, fino alle vette dell'Ossola, vivi le tue esperienze di bellezza e benessere. Piemonte, l'esperienza che non ti aspetti. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminata, è finita questa puntata di Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web, tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla Coppa del Mondo di combinata nordica, qui dalla bellissima Val di Fiemme. Noi ci vediamo alla prossima occasione, grazie all'azienda per il turismo della Val di Fiemme, al comitato Nordiski che ha organizzato questo importante evento, al comitato per lo sviluppo dello sci in Val di Fiemme, a Dolomiti TV per le riprese e il montaggio di questo speciale televisivo veramente importante. Grazie a voi che ci avete seguito e ci vediamo alla prossima occasione, sempre con Sportador.tv. Ciao e arrivederci da Floriano Movoni. In collaborazione con Road to Fiemme 2026. Peio. Ponte di legno tonale. Schirama Dolomiti ad Amello Brenta. Paganella Ski.